Ciao a tutti, eccoci al 10° episodio del mio vlog in cui vi parlerò del razzismo in Corea. Purtroppo è una realtà, anche se poi il 100% dei coreani lo negherà fino alla morte. Vi leggo solo alcune delle tante esperienze di altre ragazze e poi le commenterò. Premetto anche che di idioti è pieno il mondo e anche di razzisti, però quello è una questione, diciamo, più che altro individuale, mentre con i coreani non si può dire che sia individuale. Scusate, ma ora se volete che vi legga queste esperienze mi devo mettere gli occhiali perché sono cieca come una talpa. C'è chi scrive: consenso è una parola abbastanza comune oggi, ma molte persone non riescono ancora proprio a coglierla. Qui sono solo esperienze di ragazze, ma ho parlato anche con ragazzi occidentali e la prima parola che mi hanno detto dei coreani è che sono razzisti. Continuiamo. Molte donne hanno detto di come il loro spazio personale è stato invaso o di come hanno incontrato sconosciuti che le hanno afferrate o le hanno chiamate come chiamassero gatti per la strada. Allora, essere afferrate, diciamo, se vai in un club, essere afferrate dai ragazzi coreani è abbastanza normale perché a una certa ora sono super ubriachi e quindi francamente non saprei in altri paesi del mondo, però diciamo che quello secondo me non è razzismo. Essere richiamate come si chiamerebbe un animale per la strada non mi è mai successo, per fortuna. In compenso mi hanno chiesto, ok, per il mio aspetto, se ero russa. Se ti chiedono se sei russa in Corea vuol dire una cosa sola. Mi spiace per le russe, però i coreani sono così. Ci sono anche molte testimonianze, per esempio questa, che dice: nessuno mi ha mai chiesto quanto prendi così tante volte in nessun altro paese del mondo come in Corea. Questo purtroppo è la realtà. E ancora, di sicuro gli uomini sono stati il mio più grande problema in Corea, ci sono stati ubriachi che mi tiravano di qua e di là dicendo che dovevo essere una prostituta. Ed è successo in ogni genere di posti, quindi non solo in un club. Un ragazzo ha cercato persino di trascinarmi via su un binario della metro una volta. C'è ancora chi dice: non veniamo al camperlaia. È il 2020 e vengono ancora eretti muri fra razze diverse. La discriminazione contro il sesso, la razza, lo status socio-economico sono innegabilmente ancora una realtà in Corea. E questo veramente, molti anziani mi hanno addirittura sputato addosso. Gli anziani odiano veramente gli stranieri. Ci sono anche stranieri che hanno avuto problemi con i tassisti, quindi i tassisti coreani non li caricano solo perché sono stranieri. E anche se gli stranieri parlano bene coreano, i tassisti fanno finta di non capirli. Io per fortuna non ho mai avuto problemi con i tassisti, anzi in realtà una volta ho sempre preso i taxi, ma una volta un tassista invece di farmi pagare sui 20.000 won mi ha fatto pagare 80.000 won. Quella diciamo che è una cosa che anche noi facciamo un po' con gli stranieri, soprattutto i turisti, perché non se ne accorgono e non sanno le tariffe. Anch'io purtroppo ho avuto molte esperienze di razzismo in Corea e francamente vivere in un paese che ti fa sentire totalmente respinto è una cosa orribile perché ti senti ancora più solo. Dovete sapere che in Corea le bottiglie di vetro, una volta vuotate, potete riportarle a qualsiasi mini market e loro in cambio vi danno degli spiccioli. Un ragazzo coreano che abitava molto vicino a me l'aveva spiegato perché lui non si trovava benissimo economicamente e quindi lo faceva. Io non mi trovavo benissimo economicamente e quindi ho provato a farlo anche io, giustamente. Quando ci sono andata con lui mi hanno dato i soldi. Quando ci sono andata da sola, il tipo del mini market mi ha guardata e mi ha detto: no, no, no. Così alla fine le bottiglie le ho rese solo una volta quando ho chiesto a un ragazzo coreano se me le faceva cambiare lui in soldini. Cioè, vi pare possibile? Poi lo avrete sentito in altri vlog, quando vai in metropolitana ti si crea il vuoto intorno, nessuno, se possibile, si siede vicino a te. Da una parte sì è positivo, ma dall'altra, insomma, cosa, la peste?
degli anziani che odiano gli stranieri, francamente, a me personalmente non mi è parso. Io francamente ho trovato molto più scioccante il razzismo da parte dei giovani, che dovrebbero essere più ai passi coi tempi e più avanti, e invece no, per niente, forse sono ancora più razzisti degli anziani. Mi è successo molte volte, ma quella volta in particolare ho incontrato questo ragazzo per un caffè e lui mi ha trattata come se fossi una tigre bianca in uno zoo. Una sensazione bruttissima proprio. Cioè, mi studiava proprio, i capelli diversi, fini, avrebbe voluto toccarli, mi guardava bene la pelle, com'era, le ciglia, tutto quanto. Cioè, oh! Un'altra volta ho parlato con questo ragazzo coreano di quanto siano razzisti i coreani e lui ha detto: assolutamente, noi non siamo razzisti. Se non che dopo 3 secondi mi dice: ma se non vuoi restare da sola, esci con degli occidentali. Poi vabbè, ci trattano come se fossimo veramente delle persone senza sentimenti e che ci stanno subito. Cioè, proprio, io non ho parole, non ho veramente parole. Cioè, non hanno vergogna alcuna. Uno addirittura, io ero alla Coin Wash, mi stavo facendo tranquillamente il mio bucato, passano davanti, perché c'erano vari locali dove si mangiava, passano davanti un gruppo di ragazzi coreani. Alla fine, insomma, entra un ragazzo e in uno stentato inglese mi dice: io ho bisogno di te. E ho detto: ma io no! Per non parlare della mia esperienza nel trovare una casa. Addirittura una proprietaria di una piccola stanza al telefono, e anche se in coreano io l'avevo capita, era in viva voce, e quando l'agente immobiliare le ha detto che io ero straniera, le ha detto: straniera? No, e ha attaccato. Io vi ho detto solo alcune, cioè proprio l'1% delle esperienze di razzismo che ho vissuto in Corea. Fatevene una ragione, insomma, se volete andare, vi ripeto, andate in Corea perché è bella, ma solo da turisti. Mi rivedrete nel mio 11° episodio, dove parlerò di qualcosa di più leggero. Ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al mio canale. Ciao!